Benvenuti! Con questa serie di podcast vorremmo proporre una chiave di lettura che auspichiamo nuova e originale del femminismo contemporaneo e dei suoi dintorni. Svolgeremo dunque alcune riflessioni applicando al femminismo, ai suoi capisaldi e ai suoi slogan, alcuni concetti derivati dal campo delle scienze evoluzioniste, discipline che negli ultimi 40 anni si sono potentemente sviluppate e che sono arrivate a svelare con particolare rigore scientifico la radice di gran parte dei comportamenti e delle emozioni umane. Il risultato delle nostre analisi deriva da una imponente quantità di studi scientifici che, per correttezza, citeremo sempre integralmente nella descrizione del podcast, di modo che l'ascoltatore più curioso possa verificare le fonti o approfondirle. Buon ascolto! Nei podcast precedenti sono pressoché assenti contenuti nostri o idee originali. Ciò che abbiamo fatto finora non è stato altro che prendere di peso concetti e teorie elaborate e verificate dalla scienza evoluzionista per applicarli a ciò che sappiamo, vediamo e constatiamo ogni giorno relativamente al fenomeno culturale, o per meglio dire al meme, del femminismo. Gli unici spunti originali nostri sono casomai le conclusioni che vengono tratte nei podcast dopo aver applicato quel tipo di metodo, ma tutto il resto è frutto della ricerca scientifica di neuroscienziati, psicologi evoluzionisti, sociobiologi, studiosi di memetica e tante altre categorie che stanno riuscendo a tracciare confini e contenuti della mente e della coscienza umana. Quest'ultimo podcast però sarà diverso perché vuole parlare del femminismo in sé, un argomento di cui le sopra citate discipline scientifiche non trattano, e non lo fanno essenzialmente per due ragioni. La prima è che il femminismo non è un adattamento evoluzionistico, non è come l'impianto fisico, nervoso e osseo dei maschi della nostra specie o come l'apparato riproduttivo femminile, entrambi plasmati da millenni di severa competizione e selezione genetica. Il femminismo è un'elaborazione culturale emersa da un certo momento in poi della complessa storia dell'umanità, e tuttavia è un meme. E in quanto tale le discipline che abbiamo menzionato dovrebbero in qualche modo occuparsene, eppure non lo fanno mai per una seconda ragione che si ritrova nel libro Tabula Rasa di Steven Pinker, altro autore di riferimento sui temi dell'evoluzionismo. Pinker, a differenza di altri che in genere sorvolano sull'argomento femminismo, dedica pagine e pagine a pagare pegno a un'ideologia che sul piano accademico e culturale spadroneggia, con la capacità di sentenziare il successo o la rovina di chiunque, scienziato, artista o imprenditore che sia. Pinker in Tabula Rasa piega docilmente il capo, in particolare al femminismo tradizionale, per poter così attaccare il più sregolato transfemminismo che oggi va per la maggiore, ma di fatto la sua scelta risulta poco credibile. Quando arriva a illustrare gli adattamenti evolutivi umani rispetto al sentimento religioso, infatti, finge di non accorgersi che le scoperte fatte su quel versante si attagliano alla perfezione anche alle ideologie laiche più estremistiche, femminismo in primis, compreso quello tradizionale. Ecco, quello che Pinker non ha il coraggio di fare, probabilmente per timore di vedere il proprio libro e se stesso messo all'indice, lo faremo noi in questo podcast. E sarà una proposta concettuale originale, l'unica veramente nostra di questa serie di podcast. Acquisiremo dunque ciò che la scienza evoluzionista ha definito relativamente al sentimento religioso e lo applicheremo cambiando il termine religione con quello di femminismo. Starà a chi ascolta a valutare se ha un'applicazione accettabile o meno. Il punto di partenza è un concetto che abbiamo già incontrato, quello di memeplex, ossia un'alleanza coordinata di singoli memi che si sostengono a vicenda. Il femminismo è un memeplex che contiene singoli memi specifici ben noti a tutti, essendo quotidianamente diffusi nei media e nei discorsi delle persone, a riprova che si tratta senza dubbio di un meme di successo. Il memeplex femminismo è entrato così profondamente nei cervelli dei più da poter rientrare in quella chiave di lettura scientifica secondo cui taluni memeplex e memi parassitano letteralmente il cervello umano. Mangiare dolciumi, per esempio, è un meme sopravvissuto nelle società umane stimolando i circuiti del piacere, anche se i dolciumi non è che ci facciano proprio bene. Cioè si è evoluto culturalmente come un parassita dei nostri circuiti cerebrali, avvantaggiandosi del nostro debole per i cibi dolci. Allo stesso modo, per fare un esempio, le catene di Sant'Antonio si sono evolute parassitando la nostra avidità e paura della sfortuna. Più complesso e agganciato a meccanismi più profondi della mente umana è per l'appunto il meme della religione, che qui però leggeremo, come detto, come femminismo.
Il femminismo, in certe sue parti e in certa misura, a volte può svolgere un ruolo positivo, per esempio quando sollecita le istituzioni a sincronizzare il bilanciamento tra diritti e doveri alla realtà fattuale delle persone, laddove esistano degli sbilanciamenti a danno delle donne. Ma questo è accaduto raramente e non accade più da un bel pezzo. Ciò che accade più spesso è che il femminismo sterilizzi le persone che lo interiorizzano. Sì, perché c'è un prezzo da pagare al fare proprio un meme che, per i suoi caratteri intrinseci, è paragonabile a un culto religioso. In quanto tale, il femminismo, con le rivendicazioni contronaturali che abbiamo analizzato nei podcast precedenti, brucia combustibile prezioso senza alcun vantaggio percepibile né per gli individui né per le comunità. Le leader femministe ricordano quegli alti prelati o quei papi che predicano la continenza sessuale o vietano il sesso prematrimoniale parlando a folle di giovani accampati che poi quando tolgono le tende lasciano tappeti di preservativi usati. Allo stesso modo il femminismo predica che le donne facciano gli uomini, cioè pensino a far carriera e lasciano perdere matrimonio e figli, il tutto mentre eserciti di donne continuano invece a selezionare il principe azzurro, a sposarsi e a generare prole. Esattamente come per le alte gerarchie ecclesiastiche, quel predicare tuttavia un vantaggio ce l'ha, ed è un vantaggio riservato esclusivamente ai memi femministi stessi. Le persone infestate da questi parassiti finiscono infatti per agire nell'interesse del parassita stesso piuttosto che nel proprio e diventano loro megafoni. Al fine di diffondersi, i memi come femminismo possono infatti avere adattamenti progettati per svolgere una gamma di compiti specifici, tra cui diffondersi da una mente all'altra e soprattutto creare e fidelizzare seguaci, magari attraverso un complesso articolato di proibizioni e tabù. È lecito chiedersi ad esempio perché il femminismo operi con così tanta determinazione nell'alzare muri e generare conflitti e competizioni tra uomini e donne, additando come molestatori gli uomini che corteggiano e come concubine del patriarcato le donne che amano essere corteggiate, oppure osteggiando rabbiosamente l'istituzione familiare e più generalmente le relazioni pacifiche, costruttive e felici tra i due sessi. Tutte cose che sono naturalmente radicate negli istinti dei due sessi, attività a cui è difficile resistere e nella maggior parte dei casi sono anche inoffensive. Quelle del femminismo sembrano proibizioni e condanne strane, a meno che non le si guardi in prospettiva memetica. Considerate che cosa accade quando si infrange una di queste proibizioni come di solito accade. Immaginate una femminista militante e convinta che si innamora, si sposa e lascia il lavoro per occuparsi della casa e del figlio. Verrebbe presto avviluppata nei sensi di colpa e probabilmente, pur da reietta, si spenderebbe con ancora più fervore per la fede che pensa di aver tradito. Questa è la vera ragione delle proibizioni e delle predicazioni femministe. Il loro scopo non è impedire certe azioni, ma far sentire la gente in colpa per aver fatto cose del tutto naturali e che avrebbero fatto comunque. Il femminismo cerca cioè di imporre un gran numero di regole morali quasi impossibili da seguire, in modo che i sensi di colpa inducano le persone che le infrangono, cioè praticamente tutti, a sostenere le sue battaglie ideologiche e la sua marcia per il potere. Non solo, constatare quanti sono quelli che non seguono i sacri dettami rafforzerà la presa su chi è già seguace. Sul piano evoluzionistico la cosa ha pienamente senso. Stabilendo regole difficili da seguire si hanno maggiori probabilità di fidelizzare i propri seguaci al meme e si apre la strada alla sua accettazione sociale, dando ad esso più chance di sopravvivere nella selezione culturale. A fianco della fidelizzazione dei seguaci sta un altro obiettivo, che è quello di neutralizzare le domande degli scettici e sviare il pensiero critico. È così che il femminismo ha evoluto un assortimento di difese contro queste minacce memetiche. Una delle difese più importanti è l'idea che si dovrebbero accettare i dogmi di un'ideologia anche davanti alla mancanza di evidenze e anche se non hanno senso. Se volete un modo per isolare un memeplex da ogni critica razionale, non c'è idea migliore che rendere la fede cieca la più grande virtù e il dubbio un peccato terribile. Serve fede cieca in effetti per credere che il femminicidio sia qualcosa di reale, sebbene non ne esista una concettualizzazione compiuta e definita, e che in Italia sia un'emergenza nazionale, sebbene i casi forse classificabili come femminicidio siano 30-40 all'anno. Di contro viene espulso da qualunque consesso discorsivo chiunque porti dati e fatti per dimostrare che l'articolo di fede in questione è per l'appunto un mero articolo di fede.
Il femminismo, come ogni religione o ideologia politica, è ben equipaggiato anche di diffamazioni e insulti per spiegare perché le idee contrastanti alle sue siano false o malvagie. I memeplex diffamanti hanno spesso un concreto vantaggio rispetto ai loro rivali, anche quando le calunnie che spargono sono grossolanamente ingiuste o errate, e chi è finito sotto l'attacco di accuse fumose durante il periodo del Me Too lo sa molto bene. Tutto questo fa parte di un adattamento difensivo del memeplex femminismo ed è molto coerente con la sua natura di culto. Quando i fatti minacciano di abbattere l'idolo sacro, la tentazione dei suoi adoratori è infatti sempre quella di sopprimere i fatti e mettere il bavaglio al dibattito. Così accade con i dogmi femministi, se non che la cosa rischia di lasciare tutti privi di strumenti per affrontare proprio quei problemi riguardo ai quali avremo più bisogno di nuovi dati e di analisi. In ogni caso è con queste armi che il memeplex femminismo riesce a pervadere e talvolta a dare origine a istituzioni sociali e a sistemi di credenze che a tutti gli effetti trasformano tutti in macchine memiche, tra l'altro anche noi che stiamo registrando questo podcast. Proprio come un virus che si evolve per impadronirsi di una cellula e usarla per propagarsi, così il memeplex del femminismo si evolve per accaparrarsi i nostri cervelli e usarli per diffondere se stesso. La brutta notizia è che il memeplex del femminismo, per come lo conosciamo oggi, affonda le sue radici non in Olympe de Gouges o nelle suffragette, come gli piace propagandare, ma nella sistematizzazione teorico-politica fatta da Friedrich Engels, uno stretto collaboratore di Marx. Nel DNA del femminismo è dunque radicata l'idea che la storia sia un succedersi preordinato di conflitti fra gruppi di individui e che un miglioramento della condizione umana possa avvenire soltanto dalla vittoria di un gruppo, in questo caso le donne, sugli avversari, ossia gli uomini. È un'impostazione ideologica che ha esercitato sulla vita moderna un impatto che va ben al di là degli scritti degli scienziati sociali o politici. Essa implica la tendenza a reificare gli uomini quale agente morale cui è possibile imputare colpe come se fosse una persona. È il motore di politiche identitarie che assegnano diritti civili e vantaggi politici a gruppi piuttosto che a individui. Questo genere di memeplex sociali promettono la realizzazione di un antico sogno, quello di portare l'umanità a uno stato di perfezione. Sostengono che non dobbiamo rassegnarci agli aspetti negativi della nostra attuale situazione. Nulla ci impedisce di cambiarla, fuorché la mancanza di volontà e la superstiziosa convinzione di esservi condannati in eterno dalla biologia. Oltre a offrire una giustificazione al conflitto violento, ideologie come queste, il femminismo in primis, attivano anche un aspetto maligno della psicologia sociale umana, la tendenza a dividere le persone in gruppi di inclusi e gruppi di esclusi e a trattare questi ultimi come esseri subumani, che essi siano definiti dalla biologia o dalla storia non ha importanza. Gli psicologi hanno scoperto che è possibile suscitare all'istante un'ostilità fra gruppi decidendone i componenti quasi con qualunque pretesto, anche tirando una moneta. In questo senso il femminismo la sua moneta l'ha tirata da tempo e sta perseguendo la sua guerra all'umano prima ancora che all'uomo. Lo fa con determinazione, con appoggi di alto livello, ma soprattutto con il silenzio della maggioranza delle persone. Un silenzio talvolta infastidito e angosciato, ma il più delle volte reso complice proprio dal meme parassita. E quando qualcuno si azzarda a parlare, il femminismo ha, come si è visto, armi a sufficienza per zittirlo e schiacciarlo, a partire dall'accusa di diffondere idee inquinate da teorie malsane, tipo essere dei misogini. Ma accusare l'avversario di fare qualcosa di cui si è responsabili è non a caso una delle tante tattiche difensive dei memeplex ideologici come il femminismo. La domanda è ora: c'è un modo per difendersi, respingere il conflitto e riportare le relazioni tra uomini e donne il più vicino possibile, compatibilmente con il progresso ambientale e culturale a cui siamo giunti? Sicuramente sì. Occorre non dimenticare che i desideri, le emozioni e i comportamenti umani innati costituiscono il maggior ostacolo per quanti coltivino visioni utopiche e totalitarie, termini che spesso coincidono. A intralciare la maggior parte delle utopie e dei totalitarismi non sono disastri, guerre o incoerenze interne, ma il comportamento umano. Per questo gli utopisti escogitano metodi per tenerle sotto controllo e quando la propaganda non basta, non hanno remore a utilizzare tecniche anche più energiche.
Uno strumento di resistenza da considerare come punto di partenza o di arrivo, in questo senso, è la famiglia, che è sempre stata un'istituzione sovversiva, perché i legami familiari, che l'evoluzione ha collocato tra quelli più importanti per l'individuo, interferiscono con i vincoli fra compagni, camerati, seguaci, confratelli o consorelle, rappresentando quindi un terribile ostacolo per governi, culti, gang, movimenti rivoluzionari e religioni laiche come il femminismo, che infatti combatte la famiglia con particolare ferocia. La chiave di volta in ogni caso è il dialogo aperto e franco tra uomini e donne, consci abbastanza delle loro nature profonde da poter esprimere una volontà di incontro e concordia talmente potente da spazzare via dal tavolo delle relazioni ogni inquinamento. E il primo a prendere il volo quando questo dialogo franco avrà finalmente inizio sarà proprio quella velenosa scoria che è il meme femminismo.